Prima di tutto vediamo quali sono gli errori da evitare quando si sommano e sottraggono radicali. È sbagliato sommare i radicali in questo modo, cioè scrivere un unico radicale che ha per radicando la somma dei radicandi. È molto semplice vedere che questo non è il risultato perché radice di 16 è uguale a 4, radice di 25 è uguale a 5 e la somma è 9 e non radice di 41. Lo stesso discorso vale quando si sottraggono i radicali. È facile notare che il risultato di questa espressione è 2. Infatti la radice cubica di 64 è 4, la radice cubica di 8 è 2 e 4 meno 2 è uguale a 2. Quindi, in generale, la somma o sottrazione di due radicali non è un radicale che ha per radicando la somma o la differenza dei radicandi. Diamo una regola fondamentale per sommare o sottrarre radicali. Si possono sommare o sottrarre soltanto radicali simili, che sono radicali che hanno stesso indice e stesso radicando e differiscono soltanto per un eventuale coefficiente che li moltiplica. Vediamo come riconoscere facilmente i radicali simili. Quali sono simili tra quelli proposti? Sono simili 2 radice di 3 e radice di 3 e sono simili anche 4 radice di 2 e meno 2 radice di 2. Infatti, queste coppie hanno stesso indice e stesso radicando. L'unica cosa che li differenzia è la costante moltiplicativa. Non sono invece simili 4 radice di 2 e 5 radice cubica di 2. Nonostante abbiano lo stesso radicando, le radici hanno indice diverso. Non sono simili neanche 2 radice di 3 e 4 radice di 2. Le radici hanno lo stesso indice, ma il radicando è diverso. Una volta che abbiamo riconosciuto che due o più radicali sono simili, per sommarli o sottrarli dobbiamo sommare o sottrarre i loro coefficienti e tenere la stessa parte radicale. Vediamo subito in un esercizio come si opera in pratica. Dobbiamo sommare e sottrarre i coefficienti. Nel primo caso i coefficienti sono 1, meno 4 e più 5, e allora faremo l'operazione tra i soli coefficienti. Il risultato avrà come parte radicale radice di 2. 1 meno 4 uguale meno 3 più 5 uguale 2. Il risultato è 2 radice di 2. Nel secondo esempio possiamo scrivere radice di 3 su 3 come 1/3 radice di 3. Notiamo subito che questi sono tutti e tre radicali simili, che hanno come parte radicale radice di 3, e allora possiamo fare l'operazione tra i coefficienti. Scriveremo 1/3 più 1/2 meno 1. Per fare questa operazione dobbiamo calcolare il minimo comune multiplo tra 3 e 2. Questo è 6. 6 diviso 3 uguale 2, 2 per 1 uguale 2. 6 diviso 2 uguale 3, 3 per 1 3. 6 per meno 1 uguale meno 6. 2 più 3 uguale 5 e 5 meno 6 uguale meno 1. Allora il risultato è meno 1/6 radice di 3, che può essere scritto anche come meno radice di 3 su 6. Il risultato allora può essere espresso in questi due modi che sono equivalenti. Anche i tre radicali dell'ultimo esempio sono simili. Hanno la stessa parte radicale, radice cubica di 6, e allora dobbiamo fare il calcolo fra i coefficienti. 2 più 5 uguale 7, 7 meno 7 uguale 0, quindi possiamo scrivere 0 come risultato. Ovviamente non scriviamo nessuna parte radicale, perché 0 per qualunque radicale è uguale a 0. Vediamo quest'altro esempio. Sembrerebbe che non si possa fare nessuna operazione, perché questi non sono radicali simili, ma in realtà, dopo qualche calcolo, si giunge a 2 radice di 5. Come? Ma non avevamo detto che si potevano sommare o sottrarre soltanto radicali simili? Sì, e infatti si possono sommare e sottrarre soltanto radicali simili, ma in questo caso queste tre radici possono essere semplificate. È fondamentale semplificare i radicali prima di sommarli o sottrarli. Dobbiamo assicurarci che siano semplificati e siano stati portati fuori dal segno di radice tutti i fattori possibili. Riprendiamo in mano l'esempio appena visto. Prendiamo singolarmente ognuna di queste tre radici e semplifichiamole il più possibile. 80 può essere scritto come 16 per 5. 16 è uguale a 4 alla seconda. Allora il 4 può uscire dalla radice e otteniamo, dopo aver semplificato, 4 radice di 5.
45 è uguale a 9 per 5 e 9 è uguale a 3 alla seconda. Il 3, come il 4 prima, può uscire dalla radice e la semplificazione di radice di 45 è 3 radice di 5. Per quanto riguarda radice di indice 4 di 25, possiamo scrivere 25 come 5 alla seconda. Adesso possiamo semplificare l'esponente di 5 e l'indice della radice. Possiamo dividerli entrambi per 2. Otteniamo rispettivamente 2 e 1. Allora, radice di indice 4 di 25 è uguale a radice di 5. Possiamo riscrivere il calcolo in questo modo. Adesso è chiaro che tutti questi radicali sono simili. Possiamo fare allora l'operazione tra i coefficienti. 4 meno 3 uguale 1 e 1 più 1 uguale 2. E infatti, come avevamo già anticipato prima, il risultato è 2 radice di 5. Vediamo in un altro esempio come semplificare per sommare radicali che sembrano essere non simili. Dobbiamo ragionare radice per radice e chiederci se può essere semplificata. 162 è uguale a 81 per 2. 81 è il quadrato di 9 e allora possiamo portare fuori il 9 dalla radice. Radice di 162 è uguale a 9 radice di 2. 48 è uguale a 16 per 3 e 16 è il quadrato di 4. Il 4 può uscire dalla radice. Radice di 48 è uguale a 4 radice di 3. 10 radice di 2 invece è già semplificato e possiamo riscriverlo. Per quanto riguarda radice di 75, 75 è uguale a 25 per 3 e 25 è uguale a 5 alla seconda. Il 5 può uscire fuori radice. Ricordiamo che possono uscire dalla radice tutti i fattori che hanno un esponente almeno uguale all'indice della radice e portando fuori il 5 otteniamo 5 radice di 3. Ora possiamo fare il calcolo tra radicali simili. Iniziamo da quelli che hanno come parte radicale radice di 2. 9 meno 10 è uguale a meno 1, quindi il risultato dell'operazione tra questi due radicali è meno radice di 2. Ricordiamo che l'1 è sottinteso. Poi abbiamo come radicali simili meno 4 radice di 3 e più 5 radice di 3. L'operazione tra i coefficienti è semplice. 5 meno 4 è uguale a 1 e allora abbiamo come risultato radice di 3. Questo è il risultato di questo esercizio. Abbiamo visto radicali numerici, ma per quanto riguarda i radicali letterali come ci si comporta? Per sommare e sottrarre radicali letterali valgono le stesse regole che abbiamo già dato. Infatti si sommano e sottraggono radicali simili. Prima ovviamente si deve semplificare. Vediamo alcuni esempi. Nello svolgere questi esercizi supporremo positivi i radicandi letterali. In questo caso notiamo che radice di A e più 5 radice di B sono già semplificati, quindi li possiamo riscrivere. Meno radice di 25A non è semplificato, perché possiamo portare fuori qualcosa. Infatti possiamo scrivere radice di 25A come radice di 25 per radice di A, applicando al contrario la regola per la moltiplicazione di due radicali. Abbiamo scritto due radicali che hanno come radicandi i fattori che erano sotto radice, 25 e A. Allo stesso modo possiamo scomporre il termine più radice di 9b e scriverlo come radice di 9 per radice di b. Ora è facile notare che radice di 25 e radice di 9 possono essere calcolate. La radice di 25 è 5 e la radice di 9 è 3. Abbiamo semplificato tutti i radicali e adesso possiamo fare i calcoli tra quelli simili. Prendiamo in considerazione per primi quelli che hanno come parte radicale radice di A. Il calcolo tra i coefficienti 1 meno 5 è uguale a meno 4. Poi prendiamo quelli che hanno come parte radicale radice di b. Più 5 più 3 uguale più 8. Questo è il risultato di questo esercizio, perché ovviamente adesso non possiamo più fare calcoli, dato che i due radicali ottenuti non sono simili. Vediamo l'altro esempio, più complesso. Scriviamo i radicali separatamente e semplifichiamoli. Per semplificare il primo scomponiamo in fattori 8, che è uguale a 2 alla terza. Allora il 2 può uscire dalla radice ed esce con esponente 1. Ricordiamo che per capire cosa esce da una radice possiamo fare la divisione tra esponente del fattore e indice della radice.
il quoziente di questa divisione sarà l'esponente di ciò che esce fuori e il resto della divisione sarà invece l'esponente di ciò che resta sotto radice. In questo caso 3 diviso 3 è uguale a 1 con resto 0, quindi esce fuori un 2 con esponente 1 e non rimane nessun 2 sotto radice. Il fattore A non può uscire, perché 2, esponente di A, è inferiore all'indice della radice, 3. Può invece uscire la B, perché 4, il suo esponente, è maggiore dell'indice della radice, 3. Per calcolare cosa esce e cosa sta sotto radice, facciamo la divisione 4 diviso 3. 4 diviso 3 è uguale a 1 con resto 1, e allora esce una B e rimane sotto radice una B. Scriviamo questo primo risultato che abbiamo ottenuto. Per quanto riguarda la seconda radice, radice di indice 6 di A alla quarta B alla seconda, per semplificare dobbiamo dividere gli esponenti dei fattori sotto radice, gli esponenti di A e B, e l'indice della radice per 2, dato che sono tutti numeri pari. Dividendo tutto per 2 otteniamo radice di indice 3 di A alla seconda B. Possiamo ora scrivere ciò che risulta ricordando di moltiplicare per il coefficiente, che era 4b. Per quanto riguarda l'ultima radice, radice cubica di A alla seconda B alla quarta, possiamo far uscire un fattore b. Abbiamo già fatto la divisione prima, nel caso della radice indicata in blu. Ciò che otteniamo è una b fuori e una b dentro. Riportiamo anche questo risultato. Dopo le semplificazioni possiamo notare che tutti questi radicali sono simili, infatti hanno la stessa parte radicale, radice cubica di A alla seconda b. E allora dobbiamo fare il calcolo tra i coefficienti, che sono 3 monomi che hanno parte letterale b. 2b più 4b meno b è uguale a 5b. E allora 5b radice cubica di A alla seconda b è il risultato. Semplificare le radici e portare fuori tutti i fattori possibili è un'operazione fondamentale quando si sommano e sottraggono i radicali e vi consiglio questo mio video per approfondire l'argomento. Vi ringrazio per la visione, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un like al video e vi auguro un buon proseguimento e un buono studio.